Rieccoci quest'oggi, come vedete, con lo scrigno degli oracoli. Questi 78 arcani barra oracoli sono veramente ben fatti e soprattutto utili nel momento in cui appunto dovremo andare ad approfondire, in particolar modo da un punto di vista emotivo, evolutivo, sentimentale, ovviamente anche psicologico, una determinata personalità, fatti o eventi. Sono un ottimo compromesso, a mio avviso, tra i più semplici oracoli e i classici arcani maggiori e minori. Difatti sono appunto 78. Quindi vi posso assicurare che hanno una grande aderenza alla realtà dei fatti e rispondono molto bene a qualsiasi tipo appunto di domanda e, come appunto vedrete, permettono, vi ripeto, un'analisi approfondita di determinate situazioni, dando anche delle risposte anche assolutamente chiare, quindi non lasciano mai il consultante nel dubbio. Io vi lascio in descrizione due link di due miei video precedenti a questo. Nel primo appunto descrivo in maniera più approfondita questo cofanetto di oracoli e nel secondo vado a spiegare la motivazione per cui, utilizzando appunto questo mazzo, io utilizzo due sole varianti, ovviamente rifacendomi al principio degli opposti psichici di Jung. La domanda che andremo a fare quest'oggi è la seguente, ossia: sono in cerca di una storia, di una frequentazione, voglio vivere una storia d'amore, conoscere qualcuno di nuovo che mi faccia provare delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri ad oggi sopiti. Ovviamente questa stesa, e quindi entrambe le varianti, valgono per chiunque di voi sia in cerca di una relazione, di una nuova persona da conoscere, a prescindere dal fatto che voi siate o meno persone impegnate, perché chiaramente una persona può essere anche impegnata in una relazione di cui ovviamente non è più soddisfatto, soddisfatta, e di conseguenza può cercare altro. Quindi cerchiamo di capire se troverete quest'altra persona e magari vi porterà eventualmente ad una scelta nel caso in cui voi siate persone impegnate, oppure ad una definitiva nuova frequentazione nel caso in cui siate comunque persone libere. Quindi due varianti. Scegliete ovviamente seguendo anche e grazie al principio di sincronicità che guida sempre le mie stese, che ovviamente permette chiunque sia comunque incappato in questo video di ritrovarci anche solo per un piccolo elemento di riflessione. Perché ragazze, io lo ripeto sempre, la tarologia serve come porta di ingresso alla nostra interiorità. Ci permette, attraverso l'utilizzo degli archetipi, di arrivare in determinati luoghi anche reconditi della nostra interiorità, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, ci permettono appunto di capire effettivamente che cosa veramente vogliamo e a che punto siamo arrivati nel nostro percorso karmico. Aiutano a riflettere. Gli arcani devono essere una porta alla riflessione, per aprire ovviamente ad un nuovo futuro, perché nulla è scritto nella pietra. Noi siamo assolutamente responsabili del nostro destino. Siamo noi che scegliamo. Di conseguenza anche un semplice mazzo di carte può aiutare ad una forma, diciamo, di riflessione che possa essere eventualmente comunque importante. E poi andiamo anche a dare un'occhiata eventualmente a come potrebbero evolvere determinate situazioni. Quindi io inizio a mescolare questi oracoli barra arcani per la prima variante. Utilizzerò il metodo della croce semplice o metodo delle 5 gemme
perché permette obiettivamente un'analisi temporale importante, quindi passato, presente e futuro, dando anche un'occhiata importante a determinati ostacoli. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Allora, partiamo dalla posizione del passato. Quindi si può parlare di qualche giorno fa, qualche settimana fa o anche qualche mese fa. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta della prigionia o appunto la carta del carcere. Qui abbiamo il 25° arcano. Allora, questa è una carta dura ma importante. Perché? Perché ci permette di capire quanto il vostro passato obiettivamente sia stato vincolante, però spesso in maniera negativa. Come già è ovviamente deducibile dalla carta, vi siete trovate spesso in rapporti o situazioni eccessivamente pesanti, che vi soffocavano, situazioni ovviamente sbagliate o comunque relazioni o conoscenze che non vi facevano sentire libere di essere voi stesse. Voi vi sentivate imprigionate in una situazione, in un ambiente, in una relazione. Quindi ovviamente si parla di un impedimento interiore che sentivate molto pressante. È come se vi siate sentite impossibilitate, per esempio, nel lasciare qualcuno o in qualche modo nel liberarvi di qualcuno. Avete vissuto anche dei momenti di blocco, dei momenti di stagnazione. A volte vi siete sentite quasi appunto in carcere, soffocate da determinati legami o imposizioni. Avevate voglia di libertà, di sperimentare una sorta di liberazione emotivo-mentale importante, questo ovviamente per ciascuno di noi. Vi siete sentite in difficoltà, nell'impossibilità di agire e di ottenere ciò che volevate ottenere. Per esempio, eravate legate ad una persona che non vi ricambiava, oppure eravate impegnate in una triangolazione e quindi quest'altra persona non lasciava la compagna ufficiale, probabilmente non l'ha mai fatto, oppure eravate impegnate in un matrimonio, in una convivenza che ormai per voi era finita, in quanto a sentimento, in quanto ad emozione, ma in qualche modo vi era imposto, c'erano delle condizioni tali per cui non potevate allontanarvi in quel momento da quella persona. Per esempio, presenza di figli, oppure, per esempio, situazioni economico-finanziarie pesanti. Ovviamente la carta del carcere e della prigionia ci può parlare anche di uno stato di salute psicofisico che probabilmente vi ha anche impedito di guardare oltre, quindi potreste non essere state particolarmente bene in salute, per cui in qualche modo avete dovuto rinunciare, per esempio, alla conoscenza di determinate persone. Probabilmente vi siete anche appunto un po' isolate o vi hanno isolato. Quindi avete vissuto un periodo in cui il senso di soffocamento, di chiusura, faceva per la maggiore e questo vi ha creato ovviamente del dispiacere, dello stress. È come se qualcuno o qualcosa
vi abbia in qualche modo impedito di volare, come una sorta di uccellino in gabbia che aveva voglia di guardare verso un nuovo orizzonte, ma aveva di fronte a sé delle sbarre. Quindi il vostro passato non è stato sicuramente un passato positivo. Da un punto di vista sentimentale è stato un passato di sacrifici. Vi ripeto, siete state sacrificate in storie che magari non volevate più, persone al vostro fianco che non volevate più, comunque situazioni che vi hanno impedito in qualche modo di essere voi stesse, di raggiungere i vostri obiettivi, quindi ovviamente i vostri obiettivi d'amore, perché questa è una stesa improntata ovviamente sui sentimenti. A questo punto andiamo a vedere la carta del presente, cioè ad oggi. La carta della fedeltà. Questa è una carta che può rappresentare o la fedeltà ad un ipotetico compagno, quindi una fedeltà che comunque voi avete in qualche modo ritrovato, richiesto e evidentemente ritrovato nella persona che avete al vostro fianco, oppure una fedeltà che voi avete promesso ad una determinata persona, per esempio che avete al vostro fianco, oppure la carta della fedeltà è la fedeltà a voi stesse. Quindi una fedeltà ai vostri desideri, alle vostre ambizioni, alle vostre aspettative. Quindi in questo momento potreste essere o fedeli, vi ripeto, ad una persona, per esempio siete sposate, avete in qualche modo ritrovato una sorta di serenità coniugale, oppure il vostro compagno che non si è comportato bene in passato ad oggi vi ha ripromesso fedeltà, oppure, vi ripeto, siete comunque single, in cerca di, in qualche modo, un'anima gemella, magari, e siete dunque fedeli a quella che è la vostra immagine, per esempio, ideale di uomo. Quindi avete ben chiaro quali sono le caratteristiche che fanno per voi e quelle che non fanno per voi. Quindi questa carta di fedeltà ci parla, vi ripeto, o di una fedeltà nei confronti di se stesse, per cui ora avete capito cosa volete e cosa non volete. Non volete più questa prigionia, non volete più che vengano commessi dei soprusi ai vostri danni. Ora sapete bene scegliere, oppure avete voi effettuato una scelta, quindi per esempio eravate impegnate in una triangolazione e avete scelto un momento di serenità, di pace. È chiaro che però nel caso in cui voi siate impegnate e nel caso in cui per esempio in questo momento questa fedeltà riguardi il rapporto col vostro compagno, non ci parla di un rinnovato amore, altrimenti non sareste neanche in questa stesa. Ma a prescindere da questo, la carta della fedeltà non è la carta della passione, che pur c'è. È una carta di scelta razionale di adempiere determinati compiti. Avete scelto la strada della lealtà, della sincerità, della correttezza nei comportamenti. State cercando equilibrio, cercando ovviamente di non, per esempio, ricommettere determinati errori, oppure magari di non infilarvi in situazioni pesanti poi da gestire, come per esempio appunto una triangolazione. Quindi non ci parla di amore questa carta, ci parla comunque di un ritrovato equilibrio o del vostro tentativo di ritrovare un equilibrio in vista di una però libertà che per voi conta comunque ancora tanto. Quindi la fedeltà non ci parla di un rapporto che è rinato in quanto a passione, sentimenti, desiderio e voglia di stare insieme. Ci parla di equilibrio, di comportamenti più maturi, ma in vista comunque di una fedeltà comunque sempre rivolta a se stesse. Vediamo a questo punto la carta del futuro. Anche questa è la posizione del futuro, però in questo caso rappresenta il futuro, la tendenza, la linea di tendenza futura nel momento in cui il consultante
non cambierà nulla della situazione, dello status quo o comunque del proprio comportamento. Cioè nel momento in cui voi non andiate comunque ad agire sulla situazione forzandola. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta del fanciullo. Allora, qui arriva sì qualcosa. Allora, la carta del fanciullo ci parla di una nuova conoscenza, quindi di qualcosa di embrionale, che ovviamente poi può evolvere, può diventare appunto sempre più grande, ok? Una conoscenza che avverrà in maniera inaspettata e sarà una conoscenza fresca, ingenua quasi la tipica cotta appunto adolescenziale, che vi permetterà di sentirvi ancora quasi come se voi foste alle prime armi in amore, quindi una sorta di infatuazione, probabilmente anche il classico colpo di fulmine. Quindi ci sarà sicuramente un nuovo inizio, perché il fanciullo rappresenta un punto di partenza, ma è qualcosa ovviamente ancora di embrionale, di piccolo, appunto il fanciullo, un bambino piccolo, ok? Quindi una storia che dovrà ancora evolvere. Poi lo vedremo meglio nella carta del futuro definitivo, quindi della soluzione definitiva alla domanda. Quindi, anche se voi non andiate in cerca spasmodica di un'altra persona, il karma, il vostro percorso evolutivo, vi metterà comunque davanti a questo giovane fanciullo, quindi a questa novità. Il fanciullo ci può parlare però anche di una persona anagraficamente giovane, quindi potreste conoscere una persona molto giovane di età o più giovane di voi, quindi qualcuno che in qualche modo vi farà appunto rivivere, come vi dicevo prima, quasi la cotta, le esperienze giovanili del primo amore, in maniera, vi ripeto, quasi spensierata, quasi ingenua, con un atteggiamento però pulito e onesto. Ovviamente è un rapporto che andrà rafforzato nel tempo, perché, vi ripeto, si tratta di una situazione embrionale, ma che vi porterà buon umore, spontaneità e grande desiderio di divertirsi. Quindi c'è la nascita proprio di qualcosa di molto favorevole per voi, che voi andrete a vivere in maniera molto spensierata, molto leggera, vivace, anche nel momento in cui voi siate comunque impegnate. Perché se nel vostro rapporto ufficiale, nel caso in cui voi siate impegnate, state cercando comunque equilibrio, vi ripeto, voi non avete mai smesso comunque di desiderare. Ebbene, il karma ad oggi vi mette di fronte a questo individuo. Ovviamente poi starà a voi accettare il corteggiamento di questo individuo, ma sul vostro destino, sul vostro karma, percorso evolutivo, c'è questa splendida presenza. E vi ripeto, qualcosa che potrebbe farvi vivere in maniera molto più serena, anche nel caso in cui voi siate impegnate in una relazione soffocante o comunque che non sentite più far parte delle vostre corde. Vediamo però a questo punto gli ostacoli, cioè cosa può ostacolare però il vostro percorso evolutivo. Qui abbiamo appunto Cerere, ossia la dea dell'abbondanza. Allora, in qualche modo, Cerere, venendomi ovviamente in accezione negativa, ci parla comunque di bisogni di cui dovrete andare ad occuparvi, per esempio necessità che riguardano i vostri cari, i vostri figli, il vostro compagno ufficiale nel caso in cui voi siate impegnate, oppure i vostri genitori. Quindi ci sono ancora delle situazioni a carattere materiale, quindi non riguardano le vostre scelte, quindi a mio avviso molto probabilmente voi abbraccerete l'arrivo di questo personaggio, però probabilmente proprio la frequentazione di questo personaggio sarà intervallata da momenti di comunque ancora fatica da parte vostra per riuscire a risolvere
tutti quei problemi, quelle faccende della quotidianità da un punto di vista pratico, ragazzi, quindi professionale, economico, finanziario, il rapporto con la propria famiglia, appunto, d'origine o con il proprio compagno e partner, che in qualche modo possono impedirvi di evolvere. Per risolvere tutto ciò è richiesto al consultante ovviamente un momento di grande maturità, di impegno, di saggezza e di serietà. Evidentemente, nel momento in cui voi conoscerete questa persona, vi sentirete talmente bene dal sentirvi comunque appagate, dall'arrivare addirittura a poter voler scegliere di lasciare il compagno ufficiale nel caso in cui voi siate impegnate. Oppure, nel caso in cui voi siate single, di in qualche modo abbandonare il vostro status di single per iniziare un qualcosa di importante con questa persona, ma potrebbero esserci delle incombenze quotidiane che, vi ripeto, possono riguardare appunto il compagno ufficiale nel caso in cui siate impegnate, o i figli nel caso in cui siate appunto un genitore, oppure i vostri genitori, per esempio la vostra famiglia di origine, nel caso in cui per esempio voi siate single, o comunque per esempio il lavoro, il gruppo amicale, problemi in ambito sportivo piuttosto che in ambito finanziario. Quindi ci sono delle incombenze che potrebbero mettervi un po' i bastoni fra le ruote. Quindi c'è ancora un piccolo periodo di affaticamento che ovviamente potrebbe non annullare l'arrivo di questa persona, ma in qualche modo ritardare l'evoluzione del vostro percorso karmico e quindi comunque della vostra felicità sentimentale. Quindi dovrete occuparvi di faccende concrete, probabilmente appunto da un punto di vista anche economico-finanziario. Comunque cercare di gestire delle problematiche che potrebbero in qualche modo appunto mettervi i bastoni fra le ruote in questa nuova relazione. Vediamo un po' la carta del futuro, quindi la sentenza definitiva, la soluzione. Quindi entro ovviamente il prossimo futuro, in amore, che cosa accadrà? Vediamo un po'. E qui abbiamo la famiglia. Allora, qui sicuramente c'è proprio la nascita di un nuovo rapporto, perché la carta della famiglia ci parla proprio del creare un nuovo nucleo familiare. Quindi, nel caso in cui comunque voi siate single, con questo famoso fanciullo voi riuscirete ovviamente a trovare un equilibrio e una stabilità tale per cui sicuramente vi impegnerete in un rapporto molto più profondo. Ve l'avevo detto che è un rapporto inizialmente embrionale, in questo caso con la carta della famiglia sicuramente potrete iniziare un rapporto di coppia. Ok, quindi potreste per esempio decidere di convivere o comunque di ufficializzare il vostro rapporto. È ovvio che la carta della famiglia, nel caso in cui voi invece siate delle persone impegnate, riguarda il ricrearvi una nuova famiglia ex novo con quest'altra persona. Quindi comunque qui abbiamo l'inizio di un nuovo rapporto che sicuramente prevederà anche una coabitazione, perché la carta della famiglia può riguardare proprio una abitazione in cui appunto andranno a convivere tutti i due elementi della coppia, quindi voi e questa persona che appunto andrete a conoscere. Quindi vi ripeto, la carta della famiglia ci parla anche delle mura domestiche, di conseguenza comunque di una nuova storia. Quindi sia che voi siate libere, sia che voi siate impegnate, qui c'è l'arrivo di una terza persona con la quale sicuramente vi unirete in un rapporto molto più profondo. La carta della famiglia però ci può parlare anche di accordi, di aiuti, anche pratici, che possono arrivarvi proprio dalla vostra famiglia. Cioè voi riceverete un sostegno da parte dei vostri familiari più stretti, quindi per esempio fratelli, genitori. Tutti i disaccordi, vi ricordate la carta dell'abbondanza e di Cerere che avevamo visto in posizione di ostacolo,
verranno in qualche modo meno, quindi non ci saranno più litigi, non ci saranno più ostacoli, non ci saranno più problemi e di conseguenza ritornerà l'equilibrio, la pace e ovviamente l'accordo. Nel caso in cui voi decidiate di separarvi, di per esempio divorziare dal vostro attuale compagno o marito, qui non ci saranno grosse battaglie, probabilmente inizialmente sì, con questa cerere in posizione di ostacolo, ma si riuscirà ad arrivare comunque ad un accordo. E godrete, vi ripeto, dell'aiuto probabilmente dei vostri parenti più stretti e dell'approvazione dei vostri stessi, per esempio, figli o genitori. Chiaro che molto spesso ciò che ci preoccupa di più è poi il giudizio che possano avere i nostri figli di una nostra presa di posizione di questo tipo. In questo caso, vi ripeto ragazze, come vi veniva consigliato proprio da Cerere, nel caso e nel momento in cui voi agiate in maniera saggia, matura, onesta, leale e in maniera ovviamente discreta, sicuramente andrete ad ottenere il beneplacito un po' di tutti. Quindi non verrete mal giudicate in questa situazione. Quindi ci sono veramente delle ottime prospettive. Anche, vi ripeto, da un punto di vista economico-finanziario, perché la famiglia riguarda anche proprio tutto ciò che sta dietro un nucleo familiare, quindi il denaro, la posizione. Quindi, vi ripeto, non ci saranno più situazioni conflittuali che si andranno a risolvere e di conseguenza in questo caso c'è proprio l'inizio di una nuova storia. Con questo individuo dalla personalità giovanile o proprio anagraficamente giovane, una persona che vi farà provare delle sensazioni che probabilmente appunto non sentivate e non percepivate da tanto tempo. Questa è una stesa molto bella, iniziata con una carta molto pesante, appunto abbiamo la carta della prigionia e poi terminata però con veramente l'arrivo nella vostra vita di una nuova persona. Quindi per quanto riguarda la prima variante, la risposta alla domanda, cioè troverò la persona giusta per me, cioè riuscirò comunque ad iniziare una nuova storia che farà prendere un corso completamente diverso, quella che è la mia vita da un punto di vista sentimentale, sì, qui c'è l'arrivo di un'altra persona. Qui c'è anche proprio un clima di grande distensione, nonostante appunto delle difficoltà pratiche a cui andrete comunque incontro. Però vi ripeto, la situazione in questo caso è molto positiva e arriverà questa persona, portandovi anche ad una scelta appunto importante per il vostro futuro da un punto di vista proprio strettamente appunto sentimentale. D'accordo? Quindi mi raccomando, buona fortuna. Allora, adesso iniziamo la seconda variante. Anche in questo caso utilizzerò il metodo delle 5 gemme o della croce semplice, perché ci permette di analizzare la situazione da un punto di vista soprattutto temporale, quindi passato, presente, futuro e ovviamente ostacoli. Ok. Perfetto. Allora, posizione del passato, posizione del presente, 2 posizioni future e gli ostacoli. Allora, partiamo dal passato, il passato che riguarda
qualche giorno fa, qualche settimana fa o anche qualche mese fa. Vediamo un po', ovviamente, il passato del vostro percorso karmico evolutivo sentimentale. Allora, qui abbiamo la carta del carcere e della prigionia. Allora, anche in questo caso, tra l'altro, come la variante precedente, abbiamo comunque una consultante che sicuramente non ha vissuto delle situazioni sentimentali semplici. Cioè, anche per voi il passato è stato chiaramente soffocante. Quindi un passato doloroso, fatto di sacrifici, un passato in cui avete dovuto rinunciare a voi stesse. Quindi un passato in cui vi siete sacrificate per qualcosa o per qualcuno. Per esempio, avete vissuto delle storie pesanti, non volevate più, che non sentivate più come parte della vostra evoluzione sentimentale, compagni di cui non eravate più innamorate e ovviamente anche, per esempio, matrimoni che avevate tutte le intenzioni di sciogliere, comunque rapporti sbagliati che non vi hanno soddisfatto e che non vi hanno reso felice, anzi, che vi hanno soffocato, che vi hanno fatto sentire in trappola. Quindi spesso vi siete sentite anche sole, prive di aiuti o comunque di quel consiglio, di quella parola giusta che vi avrebbe invece magari potuto aiutare. Oppure vi siete comunque trovate in situazioni che non potevate voi in qualche modo sciogliere per delle problematiche pratiche importanti, ovviamente, per esempio la presenza di figli, oppure condizioni economico-finanziarie vincolanti. Quindi anche per voi il passato non è sicuramente stato un passato semplice, perché avete provato la sensazione di essere imprigionati, vi ripeto, in una situazione, in un ambiente, in qualcosa che per voi non aveva più ragione di esistere. Avete avuto la sensazione di avere troppi impedimenti, che il destino non fosse dalla vostra parte. Quindi, per esempio, avete conosciuto una persona, vi siete innamorati di una persona impegnata, che per esempio non lasciava la compagna ufficiale. Oppure persone che non cambiavano, che non cercavano in qualche modo di scendere a compromessi. Quindi vi siete sentite spesso soffocare da situazioni, storie inappropriate, troppi ostacoli. Avevate voglia di agire, di liberarvi da certi blocchi, ma per voi è stato veramente difficile poterlo fare. E questo chiaramente vi ha provocato del dispiacere, ulteriore stress, a volte anche un senso di fallimento, di non essere magari riuscite in quello in cui voi credevate di più. Molto spesso comunque noi ci ovviamente lasciamo prendere da dei sensi di colpa per non essere riuscite, per esempio, a portare avanti quel matrimonio in cui magari avevamo tanta fiducia, in cui avevamo tanto creduto. Quindi sono tante le situazioni che possono avervi appesantito, ma da un punto di vista sentimentale avete evidentemente inanellato una serie di delusioni che vi hanno fatto sentire a volte impotente, non in grado di gestire queste persone o queste relazioni. Quindi avete voglia di tornare a respirare. Volete respirare. Volete sentirvi meno soli, con qualcuno che vi scaldi, che non vi lasci nel freddo di una cella. Avete bisogno di amore, di braccia che vi in qualche modo proteggano senza stringervi però, perché non amate più le catene. Volete equilibrio, volete libertà, volete essere voi stessi. E questo è molto nobile da parte vostra come desiderio e come richiesta al vostro karma e al vostro destino. Vediamo la carta del presente. Oh, Mercurio, gli scambi, che bella carta. Allora, una carta molto aperta, molto fresca.
La carta del mercato ci parla di contrattazioni nel presente, di conoscenze varie. Quindi in realtà, a differenza appunto della stesa precedente, questa è la stesa molto probabilmente di persone che comunque in questo momento hanno già iniziato il proprio percorso di libertà o liberazione. Cioè, in qualche modo vi state già dando da fare, tra virgolette, per cercare di conoscere più persone o in qualche modo vi state riaprendo maggiormente alla socializzazione, magari con l'aiuto appunto di un'amica o appunto di parenti, cugini piuttosto che fratelli. Cioè state cercando, magari anche grazie al vostro lavoro, in qualche modo di guardare oltre quello che avete avuto sino adesso in maniera molto più ottimistica e anche molto più concreta, vi ripeto, rispetto alla stesa precedente. Quindi state cercando, sì, d'accordo, l'equilibrio, una maggior serenità, ma non siete comunque ancora ferme nell'attendere il percorso che il karma ha deciso per voi. Assolutamente. Vi state in qualche modo tirando sulle maniche per cercare in qualche modo di migliorare la vostra situazione. Per esempio, potreste comunque guardarvi intorno. Potreste aver già notato la presenza di qualcuno che vi ammira, perché la carta del mercato ci parla in realtà della presenza proprio di uno, anche più addirittura, corteggiatori che in qualche modo possono mirare a voi, persone con le quali voi parlate quotidianamente, perché la carta del mercato ci parla comunque di orizzonti non troppo lontani, ma di persone che possono far parte della nostra cerchia, per esempio palestra, sport, lavoro, amici, il bar in cui andate a fare colazione alla mattina. Cioè state iniziando a notare, o comunque noterete a breve, perché la carta del presente in tarologia non riguarda unicamente appunto il presente tout court, cioè il momento esatto in cui voi guardate questa stesa, ma può riguardare comunque anche un passato più recente, quindi qualche giorno fa, o un futuro ovviamente più imminente, quindi tra qualche giorno. Noterete comunque la presenza di qualcuno che è interessato a voi, che tiene i suoi occhi puntati su di voi. E vi ripeto, potrebbe anche in questo caso essercene più di una come persona. Quindi state cercando comunque in questo momento di aprirvi al nuovo con grande abilità e comunicatività. Quindi state comunque cercando di portare avanti degli scambi comunicativi vantaggiosi, proprio per cercare di allacciare delle relazioni sociali che vi possano portare ad un miglioramento futuro. Questo sia nel caso in cui voi siate una persona impegnata, sia nel caso in cui voi siate una persona totalmente single. Quindi vi state già guardando intorno o a breve noterete che tra le persone, vi ripeto, accanto a voi, quindi nella vostra cerchia di frequentazione, di conoscenze, c'è qualcuno che è interessato a voi. Questa è la carta del futuro. Anche questa è la carta del futuro, però hanno due posizioni e significati diversi, cioè in questo caso è il futuro, la linea di tendenza futura, a prescindere da ciò che il consultante andrà a fare. Cioè nel momento in cui voi lasciate le cose così come stanno, quindi seguiate il flusso degli eventi senza forzare la mano, vediamo un po' che cosa vi accadrà. Qual è la linea di tendenza futura? Ragazzi, qui abbiamo uno stregone. Allora, io ve l'ho detto che qui c'è sicuramente, con la carta del mercato, comunque la presenza già di qualcuno, qui c'è già qualcuno. Questo stregone me lo ovviamente in qualche modo certifica, perché lo stregone è un individuo decisamente maturo rispetto per esempio appunto alla stesa precedente, dove anche lì c'era comunque la conoscenza di una nuova persona, però appunto era la carta del fanciullo, quindi una persona molto giovane, probabilmente anche anagraficamente parlando, ma comunque una persona giovanile nei modi, nel look, nell'atteggiamento. In questo caso invece lo stregone è una persona, diciamo, adulta,
potrebbe essere anche un vostro coetaneo o comunque una persona più grande di voi che veramente vi ammalierà. Quindi sicuramente un uomo molto seducente, è un uomo affascinante, è un uomo sicuramente di grande esperienza, di grande potere anche economico, anche sociale, quindi può ricoprire una posizione importante da un punto di vista, per esempio, economico-finanziario o professionale, ed è una persona che sicuramente vi aiuterà ad uscire da questa situazione, soprattutto da questo passato che è stato per voi così pesante. Quest'uomo sarà veramente determinato nel conquistarvi e ovviamente voi ne rimarrete assolutamente abbagliate. È un individuo comunque a volte un po' arrogante, perché è comunque un uomo che ovviamente sa di avere un grande valore, ma a volte se ne vanta un po' troppo, diciamo. Lo stregone è pieno di sé, quindi può avere anche a volte una certa boria che può anche dare un po' fastidio al proprio interlocutore, ma questo suo fare, questo suo diktat un po' da uomo che sta tutto lui, uomo autoritario, uomo potente, comunque a voi piacerà. Ve ne lascerete assolutamente ammaliare. Attenzione però che lo stregone, in questo caso, è ovviamente una persona molto abile e dunque potrebbe in questo caso essere una persona un po' furba, che potrebbe anche mostrare il lato migliore di sé a voi per potervi conquistare. O potrebbe in qualche modo raccontare qualche menzogna di troppo. Quindi è una persona capace, con la quale sicuramente, anche se siete impegnate, inizierete un rapporto eroticamente molto sentito, perché qui c'è tanto eros. Ma sicuramente dovrete prestare attenzione a ciò che questa persona vi racconterà di sé, perché potrebbe farvi vedere delle situazioni che in realtà non sono del tutto così, ma perché è una persona che sarà molto interessata a voi, per carità, però non è del tutto una persona ingenua, una persona spontanea, una persona diretta. Potrebbe essere invece un uomo un po' costruito, che potrebbe nascondere parti importanti di sé o della sua vita perché sa che non sarebbero ben accetti. Ok? Poi tra l'altro la carta del mercato, come vi dicevo io prima, c'è tanta comunicazione per voi, già o nel presente o in arrivo a breve. Quindi, abbinata alla carta dello stregone, può rappresentare proprio delle comunicazioni che possono alla lunga risultare un po' esagerate, un po' fasulle. Ok? Quindi è un uomo brillante, sicuramente un uomo a cui voi piacerete immediatamente, è un uomo che vi saprà conquistare, ma attenzione perché comunque potrebbe essere un po' furbetto. Ok? Questo sia nel caso in cui voi siete single che nel caso in cui voi siate impegnate. Quindi qui c'è l'arrivo anche in questo caso di una persona. Vediamo quali sono però gli ostacoli. L'aiuto. Allora, la carta dell'aiuto in posizione di ostacolo ci rappresenta delle persone che in qualche modo potranno interferire nel vostro rapporto. Anche in questo caso siamo in totale opposizione rispetto alla stesa precedente. Lì c'erano delle situazioni, diciamo, fattuali, pratiche, economico-finanziarie, professionali, che possono in qualche modo creare, diciamo, degli intralci. In questo caso ci sono delle persone, quindi ci va in qualche modo di nuovo a confermare la teoria degli opposti psichici di Jung, quindi persona diversa, che andrete a conoscere, lo stregone, e ostacoli chiaramente differenti. Quindi in questo caso ci sono delle persone che potrebbero in qualche modo non aiutarvi, per esempio nel caso in cui voi siate impegnate e vogliate separarvi o divorziare dal vostro attuale marito.
o comunque allontanarvi dal vostro compagno. Potrebbero rappresentare dei pettegolezzi, delle malelingue, persone che possono apparire dalla vostra parte, ma in realtà persone che pensano solo al proprio tornaconto, quindi potrebbero aiutarvi solo nel momento in cui loro hanno un ritorno nella situazione e poi invece in realtà quando più voi ne avete bisogno lasciarvi lì ad aspettare. Quindi in questo caso vi viene consigliato di non cercare tanto necessariamente o non ostinarvi nella ricerca dell'aiuto da parte di terze persone, quanto piuttosto di contare sulle vostre stesse e sole forze. Perché potreste chiedere l'aiuto della persona o delle persone sbagliate. Quindi vi ripeto, attenzione a persone che sembrano volervi aiutare, ma che invece in realtà non vi aiuteranno affatto, anzi potrebbero proprio ostacolare il vostro percorso evolutivo. Nel caso in cui per esempio voi siate appunto sposate o impegnate, potrebbero esserci malelingue, pettegolezzi, anche magari tra i vostri stessi familiari, che magari non vedranno di buon occhio il vostro cambio di partner. Nel caso in cui voi per esempio siate single, potreste avere degli amici o delle amicizie che sembrano volere in qualche modo aiutarvi, per esempio fare da ponte tra voi e questo stregone, ma poi in realtà potrebbero anzi magari cercare di creare della zizzania, per esempio, fra di voi. Comunque creare del malcontento, dei litigi. Quindi pettegolezzi, parole dette dalle persone sbagliate al momento sbagliato. Quindi, innanzitutto cercate di avere fiducia in voi stesse e obiettivamente cercate di coinvolgere meno persone possibili in quelli che sono i vostri piani, i vostri progetti, anche e soprattutto in riferimento a questo stregone. Perché, vi ripeto, non tutte le persone a cui voi parlerete di questa nuova persona nella vostra vita saranno contente e felici del vostro futuro e di questa novità che in qualche modo state vivendo nella vostra vita. Quindi attenzione alle persone un po' false, che fingono amicizia, che fingono di essere dalla vostra parte, ma che poi, vedete, potrebbero abbandonarvi proprio nel momento in cui voi ne potreste avere più bisogno. Quindi, vi ripeto, cercate innanzitutto di confidare in voi stesse. Se potete di risolvere, ovviamente ragazze, quello che chiaramente potete, di risolvere la maggior parte delle problematiche o delle questioni facendo fede soprattutto sulla vostra forza e sulle vostre capacità, perché potreste in qualche modo affidarvi, per esempio, a persone che in realtà non vi aiuteranno affatto. Quindi persone anche, vi ripeto, un po' false, persone un po' bugiarde. Quindi attenzione a, per esempio, delle false offerte di lavoro, attenzione per esempio a, nel caso in cui voi siate impegnate e siate per esempio sposate, scegliere per esempio l'avvocato giusto per poter in qualche modo portare avanti il vostro percorso di separazione, di divorzio. Cioè cercate effettivamente di scegliere bene le persone che in qualche modo terrete al vostro fianco. Questa carta ci parla invece appunto del futuro definitivo, quindi della sentenza, la soluzione definitiva alla questione. E qui abbiamo Cerere, la carta dell'abbondanza. Allora, in questo caso, sicuramente voi avrete la possibilità di vincere e sconfiggere questi personaggi così falsi. La carta di Cerere e dell'abbondanza ci parla di una situazione che volgerà a vostro favore, quindi a favore della consultante, e ovviamente che vi porteranno sicuramente a delle situazioni molto positive, soprattutto da un punto di vista economico-finanziario, perché Cerere riguarda innanzitutto un benessere materiale. Quindi, per esempio, potreste ottenere quel lavoro
quel nuovo lavoro che state aspettando e che quindi vi potrà permettere, per esempio, di affrontare con le spalle coperte una separazione, una nuova vita con il vostro stregone, oppure otterrete del denaro, per esempio un prestito oppure un'eredità, e questo vi porterà a un grande sviluppo da un punto di vista economico finanziario, al punto che riuscirete a portare avanti tutti i vostri progetti con questo stregone. Quindi ci parla proprio di prosperità, di opulenza, di benessere. Vi ripeto, innanzitutto da un punto di vista materiale, ma soprattutto anche ovviamente da un punto di vista poi risolutivo e progettuale, perché ovviamente l'abbondanza riguarda comunque una, diciamo, fortuna, una buona sorte un po' in tutti i settori della vostra vita. Quindi riuscirete sicuramente a mettere fuori gioco questi individui ben poco raccomandabili e sicuramente riuscirete nella vostra impresa, quindi nel poter decidere che cosa fare finalmente della vostra vita. Ma proprio perché in qualche modo voi andrete a risolvere tutti quegli aspetti materiali della quotidianità che potevano appunto in qualche modo rallentare la vostra evoluzione, riuscendo anche a zittire questi nemici che creavano sicuramente dei grandi ostacoli. E quindi riuscirete a vivere con il vostro stregone questa nuova storia. A differenza della stesa precedente, dove invece era molto più chiaro il concetto di rapporto, quindi di famiglia, di unione, in questo caso sì, voi avrete comunque questa grande conoscenza che sarà importante per voi, ma non è detto che voi proseguiate nel rapporto con questo stregone, cioè come presenza nuova nella vostra vita, quindi per rispondere alla domanda della stesa, sì, c'è una persona nuova, questo stregone, ma obiettivamente non è detto che il rapporto con quest'uomo diventi un rapporto di coppia, bensì potrebbe essere semplicemente un momento molto piacevole, molto bello della vostra vita che vi permetterà di prendere quelle decisioni che magari avete procrastinato sino ad ora. È una sorta di trampolino di lancio ad un futuro migliore, perché la carta di Cerere non ci parla di un rapporto sentimentale che mette delle radici. Quindi c'è questa persona, però potrebbe rimanere una frequentazione, ok? Quindi non necessariamente un rapporto di coppia, come invece nella stesa precedente, ok? Quindi c'è quest'uomo che vi ammalierà, ma ciò che in questo momento gli arcani vi vogliono far notare è che voi riuscirete nel raggiungere quel benessere materiale che vi permetterà di andare avanti, quindi di proseguire nel vostro percorso evolutivo, liberandovi da tutte le zavorre del passato. Vi ripeto, nel caso in cui voi siate impegnate, vi darà la possibilità, per esempio, di appunto sentirvi con le spalle coperte nel caso in cui decidiate di vivere da sole e quindi allontanarvi dal vostro compagno. Oppure nel caso in cui siate libere, per esempio, vi sentirete alleggerite da tutti quei pensieri economico-professionali che magari in questo momento e fino ad ora vi hanno impedito appunto di guardare all'amore in maniera molto più positiva. Quindi sicuramente in questo caso c'è una persona, c'è del successo anche eventualmente con questa persona, ma non si vede per ora la realizzazione di un rapporto a due. Ok? Voi sapete ragazzi che comunque io nel corso del tempo rifaccio le stese, quindi questa stessa stesa verrà sicuramente rifatta, ovvio non domani, perché comunque bisogna dare il tempo al percorso karmico di prendere corpo, ma nel momento in cui io andrò a rifarla andremo poi a rivedere eventualmente la situazione. Quindi nel caso in cui voi abbiate comunque questa persona, come potrebbe evolvere questo rapporto. Quindi sicuramente per rispondere alla domanda, qui c'è una persona che per voi diventerà importante, assolutamente sì, con la quale vivrete dei momenti eroticamente importanti,
presenza che potrebbe rimanere anche solo una piacevole conoscenza o una frequentazione, non necessariamente un rapporto di coppia. Qui c'è una grande abbondanza da un punto di vista appunto economico-finanziario che vi permetterà di vivere in modo molto più sereno tutto quello che poi andrà a venire. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna, buon trampolino di lancio e ovviamente, come dico sempre, tenete duro.